Sta rivenendo a galla in questi giorni un caso che risale all'11 dicembre 2006 ed è il massacro di Erba, dove una coppia, Olindo Romano e Rosa Bazzi, hanno fatto praticamente una strage di vicini di casa. In particolare hanno ucciso 3 donne e un bambino e ferito gravemente il marito di una di queste donne. Una storia che ai tempi veramente colpì tutti, perché voi immaginate chiunque ha un vicino di casa con il quale ha avuto delle discussioni e chiunque potrebbe essere il famoso vicino di casa che premedita un atto così pesante, perché stiamo parlando di una strage vera e propria, premeditata e fatta. L'unica cosa è che in tutta questa storia ci sono tante incongruenze già dal tempo e oggi sono uscite fuori nuove prove, ma ne erano già uscite altre durante gli anni, alcune addirittura furono distrutte, ma anche nuove testimonianze. E oggi vi voglio un attimino raccontare cos'è stata la strage di Erba, facciamo un piccolo recap di tutta la storia e quello che è venuto fuori oggi e che potrebbe cambiare le sorti di 2 persone che stanno scontando l'ergastolo ormai quasi da 17 anni. Ripercorriamo un attimo la storia. L'11 dicembre 2006 a un certo punto si vedono delle fiamme da un appartamento. La gente allerta vigili del fuoco e soccorsi di ogni genere, nonché alcune persone abili a domare le fiamme, come per esempio un volontario dei vigili del fuoco, vanno a spengere le fiamme in questo appartamento. Cosa ritrovano in questo appartamento? Un massacro, perché di massacro si parla quando trovi 3 donne morte e un bambino brutalmente uccise, tutte con la gola tagliata. In più trovano in fin di vita un uomo. L'uomo era Mario Frigerio, il marito di Valeria Cherubini. L'unico sopravvissuto a questa strage, portato di corsa in ospedale con la gola tagliata, una corda vocale recisa, tutta una serie di ferite e con estrema urgenza viene ricoverato e salvato. Voi immaginate che comunque nelle prime ore, oltre allo shock, oltre ai problemi, oltre a tutto, non poteva proprio parlare. Pertanto chi arriva sul luogo del delitto brancola nel buio. I primi ad arrivare sono i carabinieri, i quali la prima cosa che fanno, entrano nell'appartamento dove tra sangue, sporco, bruciato e tutta una serie di cose, la scena del crimine è raccapricciante. Il primo sospettato di tutto questo è proprio il marito della vittima, nonché il padre del bambino, Azzouz Marzouk, tunisino, sposato con Raffaella Castagna. All'interno della casa c'era anche la suocera di Azzouz, perciò la mamma di Raffaella Castagna, tale Paola Galli, e il bambino Youssef. 2 anni, praticamente non poteva essere testimone di nulla, non poteva aver compromesso nulla, era semplicemente un bambino che probabilmente stava anche nella sua cameretta dove è stato poi ritrovato. Tutte queste persone hanno in comune che sono state sgozzate. Dai rilievi che poi sono stati fatti successivamente dal RIS e dalle autopsie, risulta che tutte le vittime, ad esclusione di Valeria Cherubini, non hanno ferite da difesa. Cosa vuol dire? Che se io entro in casa con una spranga e un coltello e tu la prima reazione ti metti le mani in testa magari per proteggerti, oppure che ne so, cerchi di scappare, fai qualsiasi cosa e vieni ferito perché ti stavi difendendo. Sono state praticamente prese all'improvviso. Questo viene confermato dal fatto che all'interno dell'appartamento dove è avvenuta la strage era stata staccata la luce, il che fa pensare che qualcuno stesse aspettando all'interno dell'appartamento con la luce spenta, staccata, nel buio, le persone che rientravano per aggredirle. E perché viene sospettato il padre nonché il marito? Perché in quel momento era irreperibile, era in Tunisia e qualcuno può aver pensato che avesse commesso questa strage per motivi familiari e poi fosse scappato. Ovviamente viene tolto subito da questo tipo di accusa perché stava in Tunisia, già ci stava da alcuni giorni, l'alibi era di ferro, ci mancherebbe, poi movente non c'era, torna di corsa in Italia. Voi immaginate un padre che si trova il figlio, la moglie
e anche la suocera uccisi in casa. Successivamente si parla di un'altra persona. Questo perché Mario Frigerio, appena si riprende e riesce a proferire parola, parla di una persona di Carnagione Olivastra, perché Mario Frigerio ha subito l'aggressione ed è rimasto vivo, poi traumatizzato con 1000 problemi, sicuramente colpito, stracolpito eccetera. Parla comunque di una persona Carnagione Olivastra, occhi neri, capelli molto fitti, che fanno pensare a un extracomunitario legato all'ambiente di Azuz, perché Azuz, se facciamo un passo indietro, aveva precedenti penali specifici per traffico di sostanze, aveva fatto anche il carcere e si racconta che nel carcere aveva avuto anche problemi con un esponente di una cosca molto importante, tant'è che si dovette far mettere nel famoso braccio dei protetti, quello dove vanno le persone che sono malviste all'interno del carcere, e poi addirittura trasferire. Tutto questo era nato perché c'era stato un diverbio dove lui portava un carrello del pasto, lo stava portando a una persona che era riconosciuta come importante all'interno del carcere. Da lì nacque una discussione che degenerò, probabilmente come succede poi nei carceri, è molto facile che magari di una piccola cosa se ne fa una questione, e lì lui dovette togliersi di mezzo. Ma probabilmente questo non va a giustificare un evento così clamoroso per una discussione in carcere, che l'unico testimone, Mario Frigerio, punta di diamante per trovare una soluzione a questa indagine, pare cambi versione, passa da quello che era un potenziale extracomunitario magrebino, tunisino, marocchino eccetera, a Olindo Romano, il vicino di casa. Cosa fa Olindo Romano nella vita? Operatore ecologico. Precedenti penali? Nessuno. Sposato con Rosa Bazzi. Che cosa fa Rosa Bazzi nella vita? Le pulizie. Precedenti penali? Nemmeno lei. Qual era il problema tra Olindo e Rosa e la famiglia di Azuz? Un problema molto semplice. Loro facevano confusione, c'era un via vai all'interno del condominio confermato da tantissime persone, di persone poco raccomandabili. In sostanza loro accusavano la famiglia di Azuz di avere un traffico poco chiaro che poteva essere spaccio di droga, e da lì nascono denunce, querele, tutta una serie di cose, perché rumore, via vai, facce poco raccomandabili. In un condominio normale questo genera problemi. Potevano avere un movente per fare una strage, nel senso, prima fanno la denuncia, questa non viene ascoltata, ci facciamo giustizia da soli. Hanno dipinto dei mostri, perché nel momento in cui Mario Frigerio dice di aver riconosciuto Olindo, ascoltando, perché ci sono le registrazioni di questa confessione, Mario Frigerio non è molto chiaro, perché si sente che magari il luogotenente dei carabinieri che lo interroga fa delle domande, gli chiede se poteva essere Olindo Romano la persona che lui aveva descritto prima come olivastra, carnagione scura, occhi neri eccetera eccetera, e Mario Frigerio in un modo o nell'altro poi alla fine accusa Olindo Romano. Questo già colpisce molto, perché sai, il teste principale, il sopravvissuto alla strage, che a un certo punto dice è Olindo Romano, lì diventa difficile poi uscirne fuori. Oh, t'ho visto, sei stato tu, m'hai aggredito, guarda come m'hai ridotto, hai ucciso mia moglie e hai ucciso gli altri vicini di casa. Mario Frigerio insieme alla moglie abitavano al piano di sopra. Al piano di sotto c'erano Raffaella Castagna e Azuz Marzouk. Piano terra Rosa e Olindo, piano di sopra Azuz Marzouk, relativa famiglia, e piano sopra Mario Frigerio e la moglie Valeria. Ancora non erano stati accusati formalmente né Olindo né Rosa, anche se i sospetti in quel momento diventavano reali, effettivi. Da una parte il movente, dall'altra l'accusa da parte dell'unico testimone, ma loro avevano anche un alibi, perché la sera che sono tornati erano stati a Como nel McDonald's e avevano persino conservato lo scontrino, cosa che tra l'altro ha fatto insospettire gli inquirenti, proprio perché mi hai presentato sto scontrino? Rosa dice nella sua semplicità che l'aveva tenuto in tasca quasi per sbaglio nel cappotto, ma può starci, pure io mi tengo i scontrini in tasca. Rosa e Olindo potevano essere a questo punto coloro che avevano commesso questa strage. Da lì c'è
la prima custodia cautelare, li prendono, li separano, li mettono in carcere, li mettono in isolamento, diventa una cosa molto faticosa, tosta, quasi una tortura per loro essere in carcere separati in isolamento. Tant'è che sia che Olindo che Rosa, che non erano mai stati separati, erano sempre stati insieme. In più Rosa era morbosamente attaccata ad Olindo perché era colui che la proteggeva, e la stessa Rosa, dicono i periti, dicono anche gli stessi difensori, avesse dei deficit cognitivi e avesse un quoziente intellettivo più basso della media. Mentre Olindo era estremamente protettivo, non riusciva a stare senza di lei. Questo elemento è importante perché potrebbe essere l'elemento scatenante che fa sì che a un certo punto la pressione, la separazione, il carcere eccetera possa portare delle persone a fare qualcosa che è un atto estremo come quello di accusarsi, perché lo step successivo è proprio la confessione sia di Olindo che di Rosa della strage, nel senso loro confessano di aver fatto la strage. Ci sono delle intercettazioni precedenti, anche perché dal momento in cui loro vengono formalmente accusati, vengono messe delle cimici ovunque su di loro, nell'appartamento, in macchina eccetera, e vengono monitorati H24, loro sono i primi che, non sapendo di essere registrati, dicono: ma perché ci stanno facendo pressione? Noi non abbiamo fatto niente. Questo potrebbe essere un elemento che fa capire che sicuramente una buona fede da parte loro sul fatto che li stavano accusando e loro si sentivano innocenti. Un'altra cosa che poi succede, un'altra prova, è il fatto che a un certo punto nella perquisizione dell'automobile poi trovano una traccia di sangue solo sul battitacco, cioè quella parte prima della chiusura dello sportello dove tu poggi il piede magari per salire in automobile. Quella è l'unica traccia l'unica traccia di sangue che viene trovata sull'automobile. E già qui, se facciamo un percorso inverso al contrario, dovremmo pensare che al di là della confessione che Rosa e Olindo hanno reso diversa una dall'altra, dove addirittura Olindo facevano vedere le foto della scena del crimine, cosa che in teoria se tu mi stai a fare una confessione io non ti dovrei far vedere niente, e addirittura a Rosa hanno fatto sentire la confessione di Olindo per capire anche lei che cosa avesse detto suo marito, vengono fuori una quantità enorme di discrepanze, cioè non corrispondeva quasi nulla di quello che poi era realmente successo. Cioè loro raccontano con disinvoltura di essere entrati nell'appartamento, aver colpito a sprangate e poi aver ucciso a coltellate queste persone, mentre da quello che si vede anche dal punto di vista dei tabulati della società elettrica, dal punto di vista poi di come sono stati uccisi e di quello che poi l'autopsia riporta, che queste persone che sono state uccise, tolta ovviamente Valeria Cherubini, sono state tutte uccise senza, come dicevo prima, segni di difesa, mentre Valeria Cherubini aveva una quantità enorme di coltellate e la maggior parte erano tutti segni di difesa. In più Valeria Cherubini non tornavano i conti sul fatto che poi fosse stata ritrovata nel suo appartamento, ma che fosse stata uccisa nell'appartamento della famiglia Castagna Marzuc. Si sentono urlare, si sente il casino, lei scende, viene colpita con tutte le coltellate prese, tutte le ferite, scappa nel suo appartamento e lì poi muore dissanguata con manate di sangue lungo le scale, mentre si suppone, visto la quantità ingente di sangue persa poi nel suo appartamento, che lei sia stata uccisa e colpita nel suo appartamento piuttosto che in quello dei vicini, perciò un piano sotto. Però ci sono tutta una serie di incongruenze anche da questo punto di vista, ma in particolare secondo me una delle incongruenze più grosse è proprio perché, a parte diciamo questa traccia di sangue piccola sulla macchina della famiglia Bazzi e Romano, perciò Olindo e Rosa, non ci siano nessun altro tipo di traccia ematica, ma di nessun tipo, perché quello che poi succede è che parliamo di tantissime coltellate, gente con la gola
precisa. Poi anche lo stesso Mario Frigerio comunque ha riportato ferite. Una traccia di sangue da nessuna parte, né nell'automobile all'interno, né nell'appartamento, neanche nei panni che stavano lavando in lavatrice, perché poi un'altra delle accuse che è stata mossa ai coniugi è che c'erano dei vestiti in lavatrice, però ovviamente il sangue non lo lavi così facilmente. I RIS, quando hanno fatto poi tutti i rilievi del caso, hanno guardato persino nei filtri della lavatrice, nello scarico e negli scarichi dell'acqua se ci fossero queste tracce. Non è stato trovato nulla in casa, ma neanche negli interruttori, nei pomelli, maniglie, qualsiasi cosa. Significa che loro sono andati su, hanno fatto questa strage e non si sono sporcati con una goccia di sangue. Allora voi direte, ma allora sta traccia di sangue sulla macchina di Rosa e di Olindo da dove arriva? Pare che la macchina sia stata perquisita dai carabinieri, ovviamente. Tra i carabinieri che hanno perquisito la macchina ce n'era anche uno che era stato sulla scena del crimine. Questo potrebbe tramutarsi semplicemente che, andando di corsa sulla scena del crimine, magari aver pestato un po' di sangue e portarselo dietro successivamente, magari poggiandolo sul paratacco della macchina, lì rimane il segno. Perché la domanda è questa: se io ho del sangue sotto le scarpe, tant'è che ne lascio un segno sul paratacco, perché poi non lo lascio sul tappetino della macchina o non lo lascio in altre parti della macchina? C'è solo in quel punto. C'è un testimone, un amico di Azouz, che diceva di aver visto nei giorni precedenti persone puntare l'appartamento. Lui si chiama Abdi Kais. Dall'estero, attraverso il suo avvocato, fa sapere che quell'appartamento in realtà c'era un giro un po' particolare. Quel cortile di Via Diaz era una corte dove spesso tra le piante, tra alcune zone nascoste del giardino, c'era uno smercio di sostanze, venivano nascoste, venivano caricate, si spostavano soldi eccetera, e l'appartamento diventava un luogo di ritrovo per queste cose. Non a caso i vicini avevano lamentato queste problematiche. Lo stesso Azouz, già nella prima fase del processo, accusò i coniugi Olindo e Rosa di aver reso una falsa confessione, perciò addirittura Azouz viene denunciato per aver detto che loro hanno fatto un reato, nel senso, loro facendo una falsa confessione fanno un reato, perché confessano un reato che non hanno fatto. Azouz dice che loro hanno detto di aver fatto un reato che non hanno fatto. Praticamente si è trovato Azouz accusato di aver accusato i coniugi quasi per difenderli, perché poi dice loro non hanno detto la verità, loro si stanno autoaccusando di un reato che non hanno fatto. Probabilmente Azouz sospetta e sospettava altre persone per questo tipo di reato, ma proprio perché adesso, al di là del profilo criminale della coppia, no, perché poi a un certo punto li hanno dipinti come mostri, dice questi freddissimi, sai, quei vicini di casa impazziscono, prendono, ammazzano e fanno, non possono essere stati così perfetti nel fare questi 4 omicidi e un ferimento così grave senza essersi sporcati, senza avere una macchia di sangue, senza aver rilasciato DNA sulla scena del crimine e dando fuoco con acceleranti poi del fuoco a tutto l'appartamento che era sopra di loro, tra l'altro, perciò rischiavano anche di mandare a fuoco l'intero palazzo dove abitavano anche loro. Però questo, vabbè, nel momento in cui fai un omicidio è l'ultimo dei problemi. Tra le incongruenze c'è pure questa, il fatto che quando gli chiedono come hai dato fuoco all'appartamento, loro raccontano con un accendino, banalmente abbiamo acceso il copriletto, magari era in poliestere, ha preso subito fuoco. I rilevamenti riportano che sono stati usati degli acceleranti, perciò liquidi infiammabili, che addirittura sono stati messi sui corpi. Perché hanno dato fuoco all'appartamento? Per cancellare le prove. Chi stava dentro l'appartamento ad aspettare ha generato una serie di prove: mozziconi di sigarette, un mazzo di chiavi perso, alcuni indumenti, eccetera. Perché hanno generato queste prove? Perché non sono stati perfetti. Probabilmente coloro che hanno fatto questa strage si sono sporcati di sangue mentre aspettavano, magari dalle 5:30 in cui hanno spento l'interruttore e si sono magari messi dentro l'appartamento. Queste sono supposizioni che però vengono fuori da alcuni elementi certi. In quelle 2 ore qualcosa hanno fatto, sono arrivate le persone nell'appartamento e lì si è scatenato il putiferio. La morte della vicina Valeria Cherubini invece risale a
qualche minuto più tardi. Questo sempre nella modalità specifica poi per analizzare questa situazione. Ovviamente dopo la confessione Rosa e Olindo hanno ritrattato tutto, perché anche durante le intercettazioni loro parlavano di diciamo che siamo stati noi perché così ci danno le attenuanti, perché così ci fanno stare insieme, perché io non ce la faccio più a stare da solo, diceva Olindo, e Rosa aveva paura che Olindo facesse qualcosa di avventato, anche togliersi la vita, perché stavano vivendo una situazione terribile. Voi immaginate persone che non sono mai state in carcere, si trovano nel regime più pesante, perciò in isolamento, in un carcere, senza sapere che cosa hanno fatto, perché si sentono accusati di una strage, neanche di un semplice omicidio, di un errore o altro, discutono di confessare per avere questi benefici e stare insieme. Quando a un certo punto scoprono che questi benefici non li avranno e saranno incarcerati e avranno 3 anni di isolamento diurno, decidono di dire la verità, cioè quello che secondo loro è la verità, ritrattare, perciò dire noi non c'entriamo niente, noi ci aspettavamo una cella matrimoniale. Voi immaginate quanto erano sprovveduti nel credere che gli avrebbero dato una cella matrimoniale, perché quello che Dio ha unito nessuno separi, quando non si è mai sentita sta storia che uomo e donna gli danno una cella matrimoniale poi con un ergastolo sulle spalle, perché quello che poi gli hanno dato è stato un ergastolo a testa, dove addirittura non viene neanche riconosciuto un ruolo predominante né dell'uno né dell'altro. Equo vuol dire che l'uomo più forte e la donna magari con i deficit cognitivi e con un QI più basso hanno fatto la stessa identica cosa all'interno di questo appartamento, all'interno di questa strage. E anche questo fondamentalmente non torna molto. Com'è possibile che hanno la stessa condanna e hanno fatto le stesse cose? Magari uno dei due poteva provare a fermare l'altro, o sono partiti tutti e due con sta furia omicida, perché per fare una cosa del genere ci vuole una furia omicida o una premeditazione importante. Quello che dice invece il Teste, che era amico di Azzouz, che è Abdi dice semplicemente questo, che sicuramente in passato loro avevano avuto degli attriti con un'altra banda di spacciatori, perché Azzouz era stato arrestato per spaccio ed era finito in carcere, poi era uscito, mi pare addirittura con l'indulto, e tutta la famiglia di Azzouz era coinvolta nello spaccio. Infatti nello specifico quando si sposò con Raffaella ci furono tantissimi attriti da parte della famiglia, perché la famiglia diceva: ma è possibile che tu ti sposi con una persona che ha tutti i familiari coinvolti con la legge, con problemi di legge, e lui è l'unico tra virgolette onesto? Poi così non fu, perché poi venne arrestato proprio in un'indagine relativa a un gruppo di tunisini che si gestiva una piazza di spaccio proprio nel centro di Erba. E Abdi raccontava che c'era un grosso attrito con un gruppo di magrebini e erano arrivati addirittura ai coltelli, si erano scontrati con dei coltelli. Lo stesso Abdi era stato ferito e aveva riportato ferite a coltello compatibili anche con il fatto che queste persone della strage erano state uccise proprio sgozzate con coltelli. Ovviamente la versione di Abdi non è mai stata presa in considerazione, perché la prima cosa che ha fatto è stata scappare. Si dice che lo stesso Azzouz era scappato pochi giorni prima in Tunisia per evitare conseguenze peggiori. C'era sicuramente un problema di droga, a quello che dice Abdi, di un quantitativo di droga e di problemi di gestione del territorio, e sappiamo che quando c'è di mezzo la droga nessuno guarda in faccia a nessuno. Può far pensare che un gruppo di persone che si sono fatte prendere la mano, perché l'altra cosa è pensare che Rosa e Olindo da soli avessero ucciso 4 persone, ovviamente uno è un bambino, non poteva neanche difendersi, ma le altre 3 persone comunque potevano difendersi e ferire gravemente anche un uomo, Mario Frigerio, che si è salvato per miracolo. Un operatore ecologico e una donna delle pulizie armati di spranghe e coltelli che non sono mai stati ritrovati, perché poi c'è anche quest'altro elemento: mai trovate le armi del delitto. I legali di Olindo e Rosa, loro hanno ritrattato tutto, hanno detto di essere innocenti. Tutto quello che loro hanno detto era frutto semplicemente di quello che avevano visto nelle foto che gli erano state mostrate, però ormai era tardi. Hai un accusatore, hai
le tue confessioni che stai ritrattando e hai la macchia di sangue nella macchina. Mancano tanti altri elementi e a un certo punto escono fuori delle nuove prove, mozziconi di sigaretta ritrovati nell'appartamento, perché il RIS, quando ha fatto i rilievi, ha iniziato a fare anche tutte le foto e dalle foto hanno detto: ma sto mazzo di chiavi qua, ma di chi è? Ma questi mozziconi di sigaretta qua di chi sono? Questi vestiti di chi sono? Da lì hanno iniziato a richiedere queste prove e stranamente queste prove, oltre a non essere consegnate, vengono misteriosamente distrutte. A un certo punto la procura le fa distruggere. Qualcosa è rimasto, però tipo il mazzo di chiavi pare che sia ancora accessibile. Si dice che ci siano nuove prove a sostegno in questo momento, perciò sta vacillando la tesi di Mario Frigerio, che aveva detto prima una persona, poi ovviamente ha riconosciuto Olindo. La seconda cosa che sta vacillando è questa assenza di prove, questa traccia ematica che è stata trovata ovviamente sull'auto, ma in particolare l'assenza di tutto quello che riguarda sangue o altri liquidi riconoscibili proprio all'interno dell'appartamento dei coniugi. Oggi stanno cercando di venirne a capo con l'utilizzo delle nuove tecnologie, perciò riuscire a risalire al DNA anche a distanza di anni di tutte le persone presenti sulla scena del crimine, perché c'erano delle impronte, per esempio, che non erano di nessuno, impronte estranee all'interno dell'appartamento del signor Frigerio, perciò qualcuno che con le scarpe ha pestato del sangue e ha lasciato delle impronte, c'erano dei vestiti non compatibili con quelli delle persone residenti all'appartamento e in più le impronte portano a questo terrazzino della famiglia Frigerio dal quale le persone potevano calarsi tranquillamente e andare via senza problemi, perché erano circa 3 metri e c'era un tubo di scarico che poteva essere usato come appiglio per scendere. Io sono di quest'idea, non tornano tante cose, normale che sia così, ma credo anche se in 3 gradi di giudizio siano state confermate le condanne alla coppia, ci sono sicuramente degli elementi che portano ad una condanna. Il discorso è che ci sono tante incongruenze, in alcuni casi con un caso mediatico così forte che ha avuto un eco pesante, risolverlo fa la differenza. Adesso io non voglio dire che magari uno per risolverlo cerca il colpevole più veloce e più facile, però Olindo e Rosa erano 2 soggetti deboli. Che poi potessero essere anche dei mostri, questo non lo posso sapere, mai visti, mai conosciuti, eccetera. Dagli elementi può essere tutto. È anche vero che i precedenti sono pochi e niente, ripeto, salvo questi attriti tra vicini di casa, che però non erano solo i loro, ma era un po' di tutto il palazzo. Ci sono casistiche adesso proprio recenti, immaginate quel tizio che ha sparato a una riunione condominio ferendo le persone, pure lui era un personaggio che uno non avrebbe pensato più di tanto che potesse fare una strage del genere. Al di là di questo, se ci pensiamo oggi potrebbe essere tutto e sarebbe veramente impattante pensare che delle persone hanno passato 17 anni in carcere da innocenti. Adesso io mi auguro che vada tutto per il meglio, nel senso che si scopra la verità, che poi siano colpevoli o innocenti, l'importante è che venga a galla la verità. La stampa ha creato dei mostri e ce li ha fatti digerire come mostri. Io stesso all'inizio, al di là dei dubbi, ho detto però potrebbero essere dei mostri, nel senso che prendevano delle foto con dei sguardi particolari. Poi però, ascoltando comunque le registrazioni, le confessioni, le intercettazioni eccetera, ti veniva in mente dal sentire la Bazzi un qualcosa di è proprio ingenua. Poi che l'ingenuità possa comunque portare a fare omicidi o altro, questo nessuno nega, perché poi anche le persone semplici, le persone ingenue sono capaci anche di atti molto feroci, no? Però pensare siano state omesse tante cose, come vengono riportate dai legali, ma anche da periti esterni, che in alcuni casi sono indipendenti e hanno ricostruito anche di loro pugno tante situazioni,
tra cui le famose incongruenze nella confessione, che sono veramente tante, porta anche a pensare che forse una presunzione di innocenza, perciò la riapertura del processo, ci sta. Io chiedo anche a voi che cosa ne pensate, se vi siete fatti un'idea, al di là adesso di quello che vi ho raccontato io per sommi capi, non è niente di scientifico, né io ve l'ho raccontato quasi a mia memoria, ho rifatto un pochettino mente locale, mi sono rivisto gli ultimi documentari in merito, gli ultimi aggiornamenti, coi ricordi che c'avevo della vicenda, ho aggiornato un po' la situazione. Molto probabilmente ci saranno persone che stanno vedendo sto video e ne sanno molto più di me, perciò possono dare il loro contributo, poi ci sarà qualcuno che non sapeva nulla, perciò sentendo le mie parole poi va a approfondire, e poi c'è qualcuno che gli basta quello che ho detto. Detto questo, fatemelo sapere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!